Benvenuti pellegrini e pellegrine. Oggi con noi c'è Don Luca Lunardon, sacerdote della diocesi di Vicenza e docente di etica teologica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza. Le sue ricerche attraversano bioetica, corporeità, relazioni, morale sessuale e accompagnamento pastorale e spirituale. Luca ha pubblicato un libro dal titolo Incontri che trasformano, teologia dell'accompagnamento e pratiche di vita. È un testo che parla di teologia morale e dell'incontro con i vissuti e le persone. Un libro su cammini possibili. Diamo il benvenuto a Don Luca. Benvenuto Don Luca e grazie di essere qui con noi oggi. Grazie a te Alessandro e grazie a coloro che ci ascolteranno. Luca, il titolo del libro è Incontri che trasformano. Qual è stato per te un incontro che ha davvero trasformato il tuo modo di fare teologia? Beh, direi l'incontro con una coppia di fidanzati che una volta dopo la messa, quando ero nella mia prima esperienza in parrocchia, mi chiesero di andarli a trovare per benedire la loro casa e per me fu un incontro con una coppia che scardinò completamente il mio modo di pensare, perché era una coppia convivente, una coppia che io avevo imparato, come dire, a considerare un po', come dire, fuori rispetto ai cammini che si attendono da delle coppie di fidanzati e invece l'incontro con loro, lo scambio con la loro esperienza mi ha profondamente trasformato, ecco, nell'imparare della loro storia, nell'imparare della loro fede, nel vedere anche poi i passi che li hanno portati anche al giorno del matrimonio a cui ho assistito e anche ad altri passi della loro vita e direi che questa è stata la famiglia che mi ha trasformato, ecco, perché mi ha fatto capire che un certo modo di pensare non mi permetteva di comprendere la loro vita, le loro storie, i loro bisogni e quindi da lì è cominciato un cammino di movimento alla ricerca di strumenti nuovi e più adatti. E quindi quando poi ho cominciato gli studi dopo questa prima esperienza, anche portando nel cuore l'incontro con loro, ho cercato di trovare anche nel modo di fare teologia degli strumenti che potessero permettermi di essere a servizio anche della loro storia e della loro fede. Insomma, c'è stato un processo che direi dinamico. Sai, mi viene da pensare, pensando anche al libro, che spesso si pensa alla morale cristiana come un insieme di norme. Ma tu così mi rimandi alla funzione quasi della bussola. Ecco, come separiamo la morale del divieto da una morale che guida? Allora, diciamo che la morale nella grande tradizione cattolica, fin dall'inizio, ripresa, pensiamo a un grande come San Tommaso d'Aquino, che si rifaceva alla visione dell'etica di Aristotele, e di fatto è sempre stata più una bussola che non una serie di norme. Poi ovviamente noi non riusciamo a muoverci, non riusciamo a decidere nella nostra vita senza avere dei criteri e senza avere delle norme, ma le norme non sono il punto di partenza, le norme sono il punto di arrivo, cioè sono quel grado di consenso che la Chiesa a un certo punto raggiunge intorno a una questione dove per evitare la fatica che ognuno debba partire da capo, la Chiesa si prende la responsabilità di dire su questo tema questo è il modo di procedere. Però la Chiesa, lungo la sua storia, è sempre arrivata alle norme a partire dall'esperienza di accompagnamento. Per cui la morale deve essere non solamente un insieme di norme, come se fosse una morale in senso giuridico, come se fosse un insieme di leggi, ma deve essere quel criterio che poi permetta alle persone di capire come muoversi, come stare al mondo e come decidere. E questo perché la vita è talmente complicata e le situazioni sono talmente varie che non sempre le norme riescono a capire tutto e a prevedere tutti i singoli casi. E quindi la fatica è di, come dire, considerare quanto la tradizione, il sapere della Chiesa ci consegna, ma anche a continuare a metterlo a contatto con la vita, con le pratiche di vita, appunto per rimanere nel titolo del libro, per capire come possano effettivamente continuare ad aggiornarsi e a svilupparsi. Questo nella Chiesa è sempre accaduto serenamente, è stato negli ultimi 2 o 3 secoli che nell'incontro con il pensiero moderno il pensiero anche teologico si è più irrigidito in un modo di fare morale di stampo giuridico, ma di fatto la grande tradizione cristiana, faccio anche un altro esempio, ecco Sant'Alfonso Maria de Liguori, che è anche patrono dei teologi morali, lui stesso, come dire, metteva in questione il suo pensiero a contatto
con l'esperienza e con l'accompagnamento delle persone concrete. Io credo che oggi come Chiesa, come teologia, dobbiamo riscoprire questo atteggiamento perché altrimenti oggi, come dire, non riusciamo davvero più a guidare le persone, a fare un servizio alla loro fede e alla loro vita. Anche nel Medioevo, spesso bistrattato, lo studio della natura era una parte integrante, fondamentale, e quindi la natura, il mondo, il corpo che fa parte della natura, diventa strumento di conoscenza. Nel caso in cui parliamo di identità, relazioni, affetti, fede, in che modo il corpo è strumento di conoscenza? In che modo quest'idea cammina con la fede? Beh, anzitutto dobbiamo superare l'idea che il corpo sia qualcosa di negativo o sia qualcosa di sporco o sia semplicemente un contenitore neutro di qualcosa di più nobile che è l'anima, ecco. Credo che noi riusciamo a stare autenticamente al mondo e anche ad essere cristiane e cristiani se facciamo questa esperienza a partire dal nostro corpo, che non è appunto il contenitore dell'anima, ma come ci insegna la visione dell'umano della Bibbia è un tutt'uno con l'anima. Noi siamo un corpo spirituale, siamo uno spirito incarnato e anche il fatto che Dio stesso abbia preso un corpo, cioè sia stato un corpo, ecco, nel suo modo di essere presente nel mondo e anche nel suo modo ora di essere presente da risorto nella Chiesa, ci dice che il corpo ha un valore che non può essere messo in secondo piano. Ecco, penso che tutti noi nella nostra esperienza vediamo che a volte il corpo ci parla, magari con la testa abbiamo dei pensieri, abbiamo delle idee, invece il corpo ci manda dei segnali e ci manda dei segnali quando magari dobbiamo fermarci, quando magari ci intestardiamo ad andare avanti lo stesso, ci manda dei segnali quando ci innamoriamo, quando attraverso il corpo capiamo come vogliamo stare con le persone. Molto spesso anche il nostro corpo esprime ciò che sentiamo veramente, nella postura, nel modo di stare, ecco. Per cui l'idea di una conoscenza che non sia solo teorica, ma che sia attraverso il corpo, restituisce anche il valore del nostro agire e anche delle nostre pratiche, superando l'ingenua considerazione che prima si pensa e poi si esegue. Ecco, dobbiamo scoprire che invece proprio stando nel mondo, anche il nostro corpo ci dice come dobbiamo muoverci, se stiamo decidendo in modo corretto, oppure se dobbiamo a volte metterci in discussione e ad andare un po' più in là. Ah, quindi se noi dobbiamo essere accolti invece nella nostra interezza, allora non possiamo più parlare di tolleranza. Forse non si dovrebbe parlare di tolleranza, ma forse di cammino insieme. Ecco, molte persone omosessuali, credenti, lesbiche, transessuali, bisessuali non chiedono di essere tollerate, ma riconosciute come soggetti di fede nella loro interezza. Pastoralmente, cosa cambia tra accogliere qualcuno con tolleranza e camminare pienamente con qualcuno? Pastoralmente vuol dire essere consapevoli che queste persone non devono essere accolte come se fossero fuori dalla Chiesa e non devono neanche essere tollerate come se fossero un fastidio che dobbiamo superare, ma fanno già parte della Chiesa, fanno già parte dell'umanità, fanno già parte anche delle esperienze umane che abitiamo e quindi, come dire, sono persone con cui imparare a camminare insieme, ma quel camminare insieme che non è un atteggiamento consolatorio o di incoraggiare, ma proprio quel camminare insieme dove camminando ci si scambiano idee, ci si impara a conoscere, si impara a capire anche che cosa effettivamente vivono le altre persone. Credo che anche sul campo dei cristiani LGBTQ, ma anche sugli altri temi di cui tratto nel libro, che sono le coppie conviventi e le coppie che affrontano dei percorsi di procreazione medicalmente assistita, io ho imparato molto più dagli incontri che non dai libri, ecco. Poi ho avuto bisogno anche di libri, di, come dire, pensiero per elaborare e interpretare la realtà, però di fatto il cammino insieme è quello che è fondamentale. E anche la Chiesa in questo tempo in cui è stata rimessa negli ultimi anni in un percorso sinodale, termine che letteralmente significa proprio camminare insieme, ecco, ci chiede di lasciarci toccare dalle vite di altre persone perché l'ascolto non sia solamente un accogliere oppure dare delle risposte,
ma sia anche un lasciarci trasformare dagli incontri che viviamo. E da qui deriva anche il titolo di questo libro, che vorrebbe dire questa idea e questa necessità di oggi. Grazie mille Luca, grazie davvero. E grazie anche a chi ci segue assiduamente e chi ci segue per la prima volta. Io penso sia stato un incontro molto molto ricco e non vedo l'ora di avere un altro appuntamento, intervistare di nuovo Luca, ma ci attendono anche tante altre interviste interessanti e per questo, cari amici, vi invito a seguire il canale, se già non lo state facendo, sicuramente a mettere like e a condividere più che potete. E grazie Luca per essere stato con noi. Grazie a te Alessandro per questa chiacchierata, grazie a chi è rimasto fino ad ora e così insomma l'idea mia ecco, è quella di come dire, continuare questo cammino, ecco, io come dire, non voglio solamente aver scritto un libro e terminare qui il confronto, ma mi piacerebbe che a partire anche dalle idee raccolte in questo libro si possano nascere ulteriori incontri, ulteriori esperienze, ulteriori scambi e quindi grazie anche di questa possibilità, ecco, per farlo conoscere. Trovate il link per poterlo acquistare sotto nella descrizione del video e potete trovarlo nelle librerie. Noi ci vediamo alla prossima tappa e ricordate, pregate forte, pellegrini.